Lezione 1. Pianificazione di una riunione. Ciao Anna. Hai un momento? Devo organizzare un incontro. Certo, John. Sono disponibile. Di cosa tratta la riunione? Riguarda la prossima scadenza del progetto. Penso che sia importante che il team discuta dei nostri progressi e di eventuali sfide che dobbiamo affrontare. Sembra necessario, John. Quando vuoi fissare la riunione? Che ne dici di domani pomeriggio? Intorno alle 14? Domani alle 14 lavora per me, John. Prenotiamo una sala conferenze? Sì, prenotiamo una sala conferenze che possa ospitare l'intero team. Me ne occuperò io. Ottimo. Dovremmo mandare un invito a una riunione a tutti? Sì, sarebbe utile. Preparerò l'invito alla riunione e includerò l'ordine del giorno e tutto il materiale pertinente. Perfetto, John. È importante fornire in anticipo al team le informazioni necessarie in modo che possano prepararsi. Assolutamente, Anna. Una comunicazione e una preparazione chiare sono fondamentali per una riunione produttiva. Sono d'accordo, John. Assicura che tutti siano sulla stessa pagina e possano contribuire in modo efficace. Una volta inviato l'invito alla riunione, chiederò a tutti di confermare la propria partecipazione. È importante sapere chi ci sarà. È una buona idea, John. Ci aiuta a pianificare di conseguenza e ad apportare eventuali modifiche, se necessario. Esattamente, Anna. Vogliamo sfruttare al massimo il tempo che trascorriamo insieme e assicurarci che il contributo di tutti venga ascoltato. C'è altro che dobbiamo considerare per la riunione, John? Penso che dovremmo dedicare del tempo a una discussione aperta e rispondere a qualsiasi domanda o dubbio che il team possa avere. D'accordo, John. La creazione di un ambiente aperto e inclusivo incoraggia la collaborazione e favorisce il senso del lavoro di squadra. Sono contenta che tu la pensi così, Anna. È importante che tutti si sentano apprezzati e a proprio agio nel condividere i propri pensieri. Assolutamente, John. Promuovendo una comunicazione aperta, possiamo lavorare insieme in modo più efficace e superare qualsiasi ostacolo. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Il nostro successo come team dipende dalla nostra capacità di collaborare e trovare soluzioni insieme. Ben detto, John. Apprezzo il tuo approccio proattivo nell'organizzare questo incontro e nel garantire che restiamo sulla buona strada. Grazie Anna. Credo che una comunicazione efficace e un check-in regolare siano essenziali per il successo del progetto. Sono completamente d'accordo, John. Rendiamo questo incontro produttivo, e avviciniamoci al raggiungimento degli obiettivi del nostro progetto. Sicuramente, Anna. Con la partecipazione e l'impegno attivi di tutti, sono sicuro che possiamo fare grandi cose. Condivido la tua fiducia, John. Attendo con impazienza l'incontro e la collaborazione verso i nostri obiettivi condivisi. Grazie Anna. Il tuo supporto e la tua dedizione al team sono molto apprezzati. Facciamo in modo che questo incontro sia un successo. Benvenuto, John. Mi impegno anche per il successo del nostro team. Ci auguriamo un incontro produttivo e proficuo. Complimenti, Anna. Procediamo e prendiamo le disposizioni necessarie. Invierò l'invito alla riunione a breve.
Suona bene, John. Sarò pronto a contribuire e collaborare durante la riunione. Grazie per aver preso l'iniziativa. È un piacere, Anna. Siamo in questa situazione insieme e ti sono grato per il tuo sostegno. Ci vediamo alla riunione. Lezione 2. Scegliere la pala giusta. Anna, sto cercando di comprare una pala, ma non sono sicuro di quale sia la migliore per i principianti come me. Qualche consiglio? Ottima domanda, John. Suggerirei di iniziare con una piccola pala da giardino con punta appuntita. Perché mi consigli una piccola pala da giardino, Anna? Una piccola pala da giardino è leggera e maneggevole, il che la rende ideale per i principianti. La punta appuntita consente uno scavo preciso. Capisco. Quindi, sarebbe più facile per me controllarlo e usarlo in modo efficace, giusto? Esattamente, John. Una pala più piccola ti darà maggiore controllo e precisione, specialmente quando lavori in spazi ristretti o intorno alle piante. Questo ha senso. Non voglio danneggiare accidentalmente nessuna pianta mentre scavo. Assolutamente, John. Una piccola pala da giardino ti aiuterà a evitare danni inutili e a garantire il successo dei tuoi progetti di giardinaggio. Ci sono altri tipi di pale che dovrei prendere in considerazione? Bene, ci sono diversi tipi di pale per scopi specifici. Capisco. Quindi, dipende dai compiti specifici che svolgerò nel mio giardino. Sì, esattamente. È importante considerare il tipo di lavoro di giardinaggio che svolgerai e scegliere una pala che soddisfi tali requisiti. Ha senso, Anna. Mi occuperò principalmente di piantare fiori e ortaggi, quindi una piccola pala da giardino dovrebbe essere sufficiente per ora. Sembra una buona scelta, John. Man mano che acquisisci più esperienza e intraprendi progetti diversi, puoi sempre investire in strumenti aggiuntivi. Questo è vero. Voglio iniziare in modo semplice e ampliare gradualmente i miei attrezzi da giardinaggio man mano che mi sento più a mio agio. È un approccio saggio, John. È sempre meglio iniziare dall'essenziale e creare la collezione in base alle proprie esigenze e interessi. Apprezzo la tua guida, Anna. È utile avere qualcuno con esperienza per fornire consigli. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Il giardinaggio può essere un hobby gratificante e divertente e sono entusiasta che tu inizi. Grazie Anna. Non vedo l'ora di sporcarmi le mani e creare un bellissimo giardino. Sono sicuro che andrai alla grande, John. Ricordati di prenderti il tuo tempo, di goderti il processo e non esitare a chiedere aiuto se ne hai bisogno. Lo terrò a mente, Anna. La pazienza e l'apprendimento dagli altri sono la chiave del successo in ogni nuova impresa. Assolutamente, John. Il giardinaggio è un processo di apprendimento continuo, e c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio nel giardinaggio, Anna. Grazie ancora per i tuoi preziosi consigli. Benvenuto, John. Sono qui per supportarti lungo la strada. Buon giardinaggio e che il tuo giardino fiorisca. Grazie Anna. Apprezzo il tuo sostegno e i tuoi auguri. Un giardino rigoglioso e tanti pollici verdi. Lezione 3.
Argomenti caldi e pensieri personali. Sì, è stato l'argomento caldo ultimamente. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Beh, ci sono diversi punti di vista sulla questione, John. È importante affrontarlo con una mente aperta e considerare vari punti di vista. Sono d'accordo, Anna. È essenziale avere discussioni rispettose e significative per acquisire una comprensione più profonda dell'argomento. Assolutamente, John. Impegnarsi in un dialogo costruttivo ci permette di ampliare i nostri orizzonti e imparare gli uni dagli altri. Allora, cosa ne pensi personalmente della questione, Anna? Personalmente, lo trovo stimolante e complesso. Le argomentazioni sono valide da entrambe le parti, ed è fondamentale valutare i pro e i contro. Capisco. È sicuramente una questione multiforme che richiede un'attenta considerazione. Sì, John. È importante raccogliere informazioni affidabili e analizzarle criticamente prima di formarsi un'opinione ben informata. Sono completamente d'accordo, Anna. È fondamentale basare i nostri pensieri sui fatti piuttosto che basarsi esclusivamente sulle emozioni o sulle dicerie. È assolutamente giusto, John. I fatti e le prove dovrebbero guidare la nostra comprensione e modellare la nostra prospettiva. Hai avuto l'opportunità di discutere questo argomento con altri, Anna? Sì, ho avuto alcune conversazioni con amici e colleghi. È affascinante ascoltare punti di vista diversi e impegnarsi in dibattiti rispettosi. Sembra illuminante, Anna. È utile avere conversazioni diverse per ampliare le nostre prospettive. Non potrei essere più d'accordo, John. Ci permette di sfidare le nostre convinzioni e prendere in considerazione punti di vista alternativi. Ci sono risorse o articoli specifici che consigli per saperne di più su questo argomento, Anna? Esistono diverse fonti affidabili che forniscono analisi approfondite e punti di vista equilibrati. Posso condividere alcuni link con te. Sarebbe fantastico, Anna. Sono ansioso di raccogliere maggiori informazioni e istruirmi ulteriormente. Ti manderò i link più tardi, John. È importante affidarsi a fonti credibili per garantire informazioni accurate e affidabili. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo aiuto nel guidarmi verso risorse affidabili. Benvenuto, John. È sempre utile cercare informazioni e rimanere informati sugli eventi attuali e sugli argomenti di tendenza. Anzi, Anna. Essere ben informati ci consente di partecipare attivamente a discussioni significative e contribuire a cambiamenti positivi. Assolutamente, John. I nostri pensieri e le nostre azioni possono fare la differenza, e tutto inizia con una solida comprensione dei problemi in questione. Sono grata per la nostra conversazione, Anna. Mi ha ispirato ad approfondire questo argomento e a impegnarmi in discussioni più illuminanti. Sono felice di sentirlo, John. Ricordati di affrontare le discussioni con una mente aperta e di rispettare le diverse opinioni. Lo terrò a mente, Anna. È importante promuovere un ambiente in cui la voce di tutti sia ascoltata e rispettata. Ben detto, John. Continuiamo a imparare e crescere insieme, abbracciando il potere della conoscenza e del dialogo rispettoso. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri e le tue intuizioni. È stata una conversazione davvero arricchente.
Grazie anche a te, John. Apprezzo la tua apertura e disponibilità a impegnarti in conversazioni significative. Passiamo all'apprendimento continuo. Complimenti, Anna. Restiamo curiosi e cogliamo l'opportunità di ampliare le nostre prospettive. Lezione 4. Pianificazione dell'itinerario. Non dimenticare di pianificare il tuo itinerario. Ci sono molti monumenti e musei da esplorare. È un ottimo promemoria, John. Mi assicuro sempre di pianificare in anticipo per sfruttare al meglio i miei viaggi. Di solito come pianifichi il tuo itinerario, Anna? Comincio facendo una ricerca sui monumenti e sui musei più famosi della zona. Quindi, stabilisco le priorità in base ai miei interessi e al tempo disponibile. Sembra un approccio sistematico, Anna. Aiuta a non perderti i luoghi imperdibili. Assolutamente, John. Pianificare in anticipo mi permette di creare un itinerario ben bilanciato e di sfruttare al massimo il mio tempo in una nuova destinazione. Ci sono monumenti o musei particolari che consigliate di visitare? Dipende dal luogo, John. Ma alcuni universalmente famosi includono la Torre Eiffel, il Museo del Louvre e il Colosseo. Sono davvero monumenti iconici, Anna. Mi assicurerò di includerli nel mio itinerario. Ottime scelte, John. Non dimenticate di dedicare abbastanza tempo a ciascuna attrazione, soprattutto se avete intenzione di esplorarle a fondo. Questo è un buon punto, Anna. Percorrere di corsa i monumenti non mi permetterà di apprezzarne appieno il significato. Esattamente, John. Prenditi il tuo tempo, immergiti nella storia e nella cultura e crea ricordi indelebili. Oltre a monumenti e musei famosi, ci sono luoghi fuori dai sentieri battuti che consigli di esplorare? Assolutamente, John. Mi piace sempre includere alcune gemme nascoste nel mio itinerario. I mercati, i parchi e i quartieri locali possono offrire esperienze uniche. Sembra intrigante, Anna. È sempre affascinante scoprire gli aspetti meno noti di una città o di un paese. Davvero, John. Esplorare i luoghi locali ti permette di dare un'occhiata alla cultura autentica e interagire con la gente del posto. Come ti assicuri che il tuo itinerario sia ben bilanciato e non troppo affollato, Anna? Cerco di trovare un equilibrio tra attrazioni imperdibili e tempo libero, John. È importante consentire una certa flessibilità per scoperte inaspettate e relax. Ha senso, Anna. È bello avere un mix di attività pianificate e momenti spontanei durante il viaggio. Assolutamente, John. Un itinerario ben bilanciato assicura un'esperienza memorabile e piacevole senza sentirti sopraffatto. Hai qualche consiglio per organizzare l'itinerario in modo efficace, Anna? Un consiglio è quello di raggruppare le attrazioni in base alla loro posizione. Ciò riduce al minimo i tempi di viaggio e consente di esplorare i luoghi vicini in modo efficiente. È un approccio pratico, Anna. Aiuta a ottimizzare il tempo dedicato al trasporto. Un altro consiglio è quello di considerare gli orari di apertura e gli eventuali eventi speciali o mostre che si svolgono durante la visita. Questo aiuta a evitare delusioni o opportunità mancate. Questo è un ottimo punto, Anna.
Essere a conoscenza di eventuali eventi temporali mi consente di sfruttare al meglio la mia visita. Infine, non dimenticare di lasciare un po' di spazio per il relax e il tempo libero, John. È importante godersi il viaggio senza affrettarsi. Lo terrò a mente, Anna. Trovare un equilibrio tra esplorazione e relax renderà il mio viaggio più piacevole. Ne sono sicuro, John. Ricordati di essere flessibile e di cogliere i momenti inaspettati che spesso costituiscono i ricordi più belli. Grazie per aver condiviso le tue intuizioni e i tuoi suggerimenti, Anna. Ora mi sento più preparato a pianificare il mio itinerario in modo efficace. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Buon viaggio e divertiti esplorando i monumenti e i musei. Apprezzo il tuo sostegno e i tuoi auguri, Anna. Sono entusiasta dell'avventura che mi aspetta. Buon viaggio, John. Che il tuo itinerario sia pieno di esperienze incredibili e momenti indimenticabili. Grazie, Anna. Mi assicurerò di sfruttarlo al meglio. Fino alla prossima volta. Lezione 5. Pianificazione di un breve viaggio. Sì, volevo fare un breve viaggio da qualche parte. Qualche suggerimento? Sembra eccitante, John. Ci sono molte opzioni a seconda delle tue preferenze. Stai cercando una vacanza in città o un rifugio nella natura? Sono aperto a entrambi, Anna. Voglio esplorare un posto nuovo e vivere un'esperienza rinfrescante. Che ne dite di visitare una città vicina ricca di storia e attrazioni culturali, come Praga o Barcellona? Praga e Barcellona sembrano entrambe intriganti, Anna. Li esaminerò e vedrò quale mi piace. È un buon approccio, John. Ricercare i punti salienti di ciascuna destinazione ti aiuterà a prendere una decisione informata. Oltre a Praga e Barcellona, ci sono altre città che consigli per un breve viaggio? Se ti piace l'architettura e la vivace vita notturna, vale la pena prendere in considerazione Amsterdam e Berlino. Amsterdam e Berlino sembrano città vivaci da esplorare, Anna. Li aggiungerò alla mia lista di possibilità. Un'altra opzione potrebbe essere un rifugio nella natura, John. I parchi nazionali o le città costiere offrono tranquillità e paesaggi mozzafiato. Anche questo sembra allettante, Anna. Hai in mente qualche rifugio naturalistico specifico? Che ne dite di visitare le Highlands scozzesi o le città costiere delle Cinque Terre in Italia? Le Highland scozzesi e le Cinque Terre sembrano entrambe destinazioni pittoresche, Anna. Le ricercherò ulteriormente. Ottime scelte, John. Ricorda di considerare fattori come il tempo di viaggio, il budget e le attività disponibili quando prendi una decisione. Questi sono aspetti importanti da considerare, Anna. Mi assicurerò di tenerne conto durante la pianificazione del mio viaggio. Inoltre, pensa al tempo e al momento migliore per visitare la destinazione prescelta, John. Può influire notevolmente sulla tua esperienza. Questo è un buon punto, Anna. Controllerò le condizioni meteorologiche e sceglierò il momento ottimale per la visita. Non dimenticare di mettere in valigia l'essenziale come scarpe comode, una guida di viaggio e una fotocamera per immortalare i tuoi ricordi, John. Ne prenderò nota, Anna.
È importante essere ben preparati per un viaggio tranquillo e piacevole. Infine, mantieni una mente aperta e abbraccia l'avventura, John. I viaggi brevi sono un ottimo modo per scoprire nuovi posti e creare ricordi duraturi. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Sono entusiasta di intraprendere questo breve viaggio e di immergermi in un nuovo ambiente. Sono felice per te, John. Goditi il viaggio e sfrutta al massimo il tuo tempo libero. Viaggi sicuri. Grazie Anna. I tuoi suggerimenti e il tuo supporto significano molto. Mi assicurerò di fare un viaggio memorabile. Finché non parliamo di nuovo. Lezione 6. Cucinare insieme. Finito e possiamo cucinare insieme. Perfetto. Mi assicurerò di avere tutti gli ingredienti pronti. Sembra un piano divertente, John. Che piatto hai in mente per la nostra sessione di cucina? Che ne dite di provare a fare la pizza fatta in casa? Possiamo scegliere i nostri condimenti preferiti e goderci il processo. La pizza fatta in casa sembra deliziosa, John. Sono entusiasta di creare i nostri gusti personalizzati. Ottimo. Cominciamo con la preparazione dell'impasto. Avremo bisogno di farina, lievito, acqua, sale e un po' di olio d'oliva. Ti aiuterò con i soldi, John. È importante seguire attentamente la ricetta per ottenere la giusta consistenza. Assolutamente, Anna. Lavoreremo l'impasto fino a renderlo liscio ed elastico, poi lo lasceremo lievitare per un po'. Mentre l'impasto riposa, possiamo preparare la salsa per la pizza. Avremo bisogno di pomodori, aglio, basilico e olio d'oliva. Suona bene, Anna. Tritiamo i pomodori, tritiamo l'aglio e mescoliamo con gli altri ingredienti per fare una salsa saporita. Una volta che la salsa è pronta, possiamo passare ai condimenti. Quali sono i tuoi condimenti preferiti per la pizza, John? Adoro una classica combinazione di mozzarella, peperoni, cipolle e peperoni. E tu, Anna? Mi piace una pizza ricca di verdure con funghi, olive, spinaci e formaggio feta. È un'opzione salutare e gustosa. Ottime scelte, Anna. Possiamo preparare una varietà di condimenti per soddisfare le nostre preferenze. Dopo che l'impasto è lievitato, possiamo dividerlo in porzioni più piccole e modellarle in basi per pizza. Esatto, Anna. Stendiamo la pasta, aggiungiamo la salsa e i condimenti e poi li cuociamo in forno caldo. È importante preriscaldare il forno ad alta temperatura per garantire una crosta croccante, John. Assolutamente, Anna. Vogliamo che le nostre pizze fatte in casa abbiano quel perfetto equilibrio tra masticabilità e croccantezza. Mentre le pizze cuociono, possiamo preparare un'insalata fresca o del pane all'aglio come contorno. Sembra un'ottima idea, Anna. Un'insalata rinfrescante o del pane all'aglio completeranno bene le pizze. Una volta che le pizze saranno dorate e il formaggio si sarà sciolto, possiamo toglierle dal forno e lasciarle raffreddare per un po'. La pazienza è fondamentale, Anna. È difficile resistere all'aroma invitante, ma non vogliamo bruciarci la lingua. Infine, possiamo affettare le pizze, servirle nei piatti e goderci la nostra festa fatta in casa.
Non vedo l'ora di approfondire, Anna. Cucinare insieme e condividere un pasto è sempre un'esperienza speciale. Davvero, John. È un modo meraviglioso per creare legami e creare ricordi. Assaporiamo ogni boccone. Grazie per essere la mia compagna di cucina, Anna. Apprezzo il tuo entusiasmo e le tue abilità in cucina. Il piacere è mio, John. Cucinare insieme è sempre una gioia. Saluti alla nostra pizza fatta in casa. Saluti. Buon cibo, buona compagnia e la gioia delle avventure culinarie. Lezione 7. Allettante opzione vegetariana. Sembra allettante. È un'opzione vegetariana? Sì, lo è. Oggi ho preparato per noi un delizioso soffritto di verdure. Sono felice di sentirlo, Anna. Sto cercando di incorporare più pasti a base vegetale nella mia dieta. È un ottimo approccio, John. I piatti vegetariani possono essere sia nutrienti che ricchi di sapore. Quali verdure hai usato per il soffritto, Anna? Ho usato un mix colorato di peperoni, broccoli, carote e piselli. È una combinazione vivace. Sembra meraviglioso, Anna. Adoro la varietà di consistenze e sapori che apportano le diverse verdure. Assolutamente, John. È importante avere un buon mix di verdure per un piatto completo. Hai usato salse o condimenti per esaltarne il sapore? Sì, ho aggiunto una salsa a base di soia con un pizzico di aglio e zenzero. Conferisce al soffritto un gusto saporito e aromatico. Sembra delizioso, Anna. Mi piacciono i sapori umami che la salsa di soia apporta ai piatti. Aggiunge una bella profondità di sapore, davvero. Ho anche cosparso dei semi di sesamo per una consistenza croccante. I semi di sesamo sono un'ottima aggiunta, Anna. Non solo aggiungono consistenza, ma anche un sapore di nocciola. Assolutamente, John. Sono i piccoli tocchi che possono esaltare un piatto e renderlo più piacevole. Non potrei essere più d'accordo, Anna. La presentazione e l'attenzione ai dettagli possono rendere un pasto ancora più allettante. Per suggerimenti di servizio, possiamo goderci il soffritto con riso al vapore o noodles a parte. Riso o noodles sembrano entrambi ottimi accompagnamenti, Anna. Completeranno i sapori del soffritto. E se ti piace il calore, possiamo aggiungere una spolverata di peperoncino in scaglio o un filo di salsa sriracha. Mi piace un po' di piccantezza, Anna. Un tocco di peperoncino o sriracha aggiungerà sicuramente un tocco in più al piatto. Meraviglioso! Sono contenta che la frittura vegetariana ti piaccia, John. È un'opzione nutriente e soddisfacente. Grazie per aver considerato le mie preferenze alimentari, Anna. Apprezzo la tua premura. Benvenuto, John. È importante soddisfare le preferenze di tutti e creare pasti piacevoli insieme. Anzi, Anna. Cucinare e condividere i pasti è un modo meraviglioso per connettersi e apprezzare sapori diversi. Assolutamente, John. Il cibo è un modo per unire le persone.
Assaporiamo questo soffritto vegetariano. Non vedo l'ora, Anna. Approfondiamo e godiamoci i sapori di questo delizioso piatto. Buon appetito, John. Che questo pasto sia una deliziosa festa per le nostre papille gustative. Grazie Anna. Grazie al buon cibo e alla gioia di esplorare le opzioni vegetariane. Lezione 8. Comprare i biglietti. È necessario acquistare i biglietti in anticipo per il concerto? Niente affatto, John. Possiamo semplicemente andare alla biglietteria, o usare un distributore automatico sul posto. Questo è comodo. Ci evita la fatica di acquistare i biglietti in anticipo. Sì, è un processo semplice per ottenere i biglietti sul posto. C'è una biglietteria vicino all'ingresso della sala del concerto? Sì, di solito c'è una biglietteria proprio accanto all'ingresso per un facile accesso. Questo è comodo. Non dovremo andare lontano per ottenere i nostri biglietti. In alternativa, alcuni locali dispongono di distributori automatici self-service per l'acquisto dei biglietti. Come funzionano le macchine self-service? Basta selezionare il numero di biglietti desiderato, effettuare il pagamento e la macchina distribuisce i biglietti. Sembra semplice e intuitivo. Lo è, John. Le macchine sono progettate per essere facili da usare per un'esperienza di acquisto dei biglietti fluida. Ci sono dei vantaggi nell'usare la biglietteria al posto della macchina? Un vantaggio è che puoi interagire con un membro dello staff alla biglietteria se hai domande o hai bisogno di assistenza. Questo è utile, soprattutto se abbiamo domande specifiche o abbiamo bisogno di assistenza. Inoltre, la biglietteria potrebbe accettare diversi metodi di pagamento, compresi i contanti. Questo è buono a sapersi. Fornisce flessibilità per le opzioni di pagamento. Tuttavia, le macchine self-service accettano spesso anche vari metodi di pagamento, comprese le carte di credito. È conveniente per coloro che preferiscono utilizzare le carte per le transazioni. Sì, soddisfa preferenze diverse e rende il processo più conveniente per tutti. Nel complesso, sembra che l'acquisto dei biglietti per il concerto sarà un processo semplice. Assolutamente, John. Sia che scegliamo la biglietteria o le macchinette self-service, non dovrebbe essere una seccatura. Assicuriamoci di arrivare alla sede con abbastanza tempo per acquistare i nostri biglietti e trovare i nostri posti. D'accordo, John. Pianificarlo in anticipo garantirà un'esperienza concertistica fluida e piacevole. Ecco come acquistare i biglietti senza fatica e godersi un fantastico concerto. Complimenti per quello. Che possiamo avere un'esperienza di acquisto dei biglietti senza interruzioni, e un momento indimenticabile al concerto. Saluti. Abbracciamo l'emozione della musica dal vivo e custodiamo i ricordi creati durante il concerto. Lezione 9. Maggiore comfort sul posto di lavoro. Sì, consente un maggiore comfort per i dipendenti. A quale aspetto ti riferisci? Sto parlando delle opzioni di seduta flessibili in ufficio. Offre ai dipendenti la libertà di scegliere dove lavorare.
Interessante, Anna. Quindi non sono confinati in una scrivania o in un cubicolo specifico? Esattamente, John. L'ufficio offre varie aree salotto come scrivanie in piedi, angoli accoglienti e spazi collaborativi. Sembra un cambiamento rinfrescante. Consente ai dipendenti di trovare uno spazio di lavoro adatto alle loro esigenze e preferenze. Assolutamente, John. Alcune persone preferiscono stare in piedi mentre lavorano, mentre altre possono godere di una disposizione dei posti più rilassata. Posso vedere come ciò contribuirebbe a un maggiore comfort e produttività. È importante avere delle opzioni sul posto di lavoro. Sicuramente aumenta la produttività, John. Quando i dipendenti possono scegliere dove lavorare, si sentono più forti e motivati. Sono d'accordo, Anna. Sentirsi a proprio agio nello spazio di lavoro può influire positivamente sulla concentrazione e sul benessere generale. E non si tratta solo di comfort fisico. L'ufficio dà priorità anche a una buona illuminazione e a una corretta ergonomia. Una buona illuminazione e un arredamento ergonomico sono essenziali per un ambiente di lavoro sano e favorevole. Assolutamente, John. Un'illuminazione adeguata riduce l'affaticamento degli occhi e i mobili ergonomici favoriscono una buona postura e riducono il disagio. È bello vedere le aziende investire nel benessere dei propri dipendenti. Crea una cultura del lavoro positiva. Sicuramente, John. Quando i dipendenti si sentono apprezzati e curati, è più probabile che siano coinvolti e soddisfatti del loro lavoro. Non potrei essere più d'accordo, Anna. È una situazione vantaggiosa sia per i dipendenti che per l'azienda. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, John. Dare priorità al comfort dei dipendenti porta a un ambiente di lavoro più armonioso e produttivo. Anzi, Anna. Un ambiente di lavoro confortevole favorisce la creatività, la collaborazione e la soddisfazione generale sul lavoro. È meraviglioso vedere l'impatto positivo che semplici cambiamenti possono avere sul benessere dei dipendenti. Assolutamente, Anna. Ci ricorda che piccoli aggiustamenti possono fare una grande differenza nella vita delle persone. Ed è incoraggiante vedere le aziende riconoscere l'importanza del comfort dei dipendenti e adottare misure per migliorarlo. Spero che sempre più organizzazioni seguano l'esempio e diano priorità al benessere dei propri dipendenti. Speriamo di sì, John. Tutti meritano un ambiente di lavoro confortevole e solidale. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ecco i luoghi di lavoro che danno priorità al comfort dei dipendenti e creano un'esperienza lavorativa positiva. Saluti! Che sempre più organizzazioni accettino il valore del comfort e del benessere sul posto di lavoro. Complimenti per quello. Un ambiente di lavoro confortevole porta a dipendenti felici e prosperi. Lezione 10. Elenco essenziale. Elenca per primo, sicuramente. Scriverò gli oggetti essenziali di cui abbiamo bisogno per il nostro viaggio. È una buona idea, John. Avere una lista di controllo ci assicura di non dimenticare nulla di importante. Cominciamo con le basi. Avremo bisogno di vestiti, articoli da toeletta e documenti di viaggio. Assolutamente, John. Non dimenticate di includere un numero sufficiente di abiti per tutta la durata del viaggio e per eventuali occasioni speciali. Bene, ne prenderò nota.
E dovremmo mettere in valigia articoli da toeletta in formato da viaggio per risparmiare spazio nelle nostre borse. È un suggerimento intelligente, John. È anche una buona idea avere un adattatore da viaggio per caricare i nostri dispositivi. Buon punto. Lo aggiungerò alla lista. Dovremmo anche portare una fotocamera per immortalare i nostri ricordi. Sicuramente, John. Una fotocamera è essenziale per documentare le nostre avventure e creare ricordi duraturi. Dovremmo anche preparare degli snack per il viaggio, soprattutto se si tratta di un viaggio lungo. Gli snack sono un'ottima idea, John. Ci manterranno pieni di energia e soddisfatti durante il viaggio. Aggiungerò degli snack alla lista, insieme a una bottiglia d'acqua ricaricabile per rimanere idratato. Perfetto, è importante rimanere idratati, soprattutto quando siamo in viaggio. Dovremmo anche prendere in considerazione eventuali articoli specifici in base alla destinazione e alle attività che abbiamo pianificato. Esatto, John. Se facciamo escursioni, avremo bisogno di scarpe robuste e attrezzatura adeguata per attività all'aperto. Farò una ricerca sul clima e sul terreno della nostra destinazione per fare le valigie di conseguenza. Buona idea, dovremmo portare anche qualche tipo di intrattenimento per il viaggio, come libri o musica. L'intrattenimento è essenziale, Anna. Aiuta a passare il tempo e ci fa divertire durante i lunghi voli o i viaggi in auto. E non dimenticare documenti importanti come passaporti, documenti di identità e tutti i visti di viaggio necessari. Assolutamente, Anna. Dovremmo ricontrollare di avere tutti i documenti richiesti prima di partire. Infine, è una buona idea avere un kit di pronto soccorso con forniture mediche di base in caso di emergenza. La sicurezza prima di tutto, Anna. Aggiungerò anche un kit di pronto soccorso alla lista. Ottimo! Con questo elenco, saremo ben preparati per il nostro prossimo viaggio. Sono lieto che siamo proattivi e organizzati. Renderà il nostro viaggio molto più agevole. Sicuramente, John. Essere preparati riduce lo stress e ci permette di concentrarci sul goderci il viaggio. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ecco un'avventura ben pianificata e indimenticabile. Saluti! Che la nostra lista di controllo ci assicuri di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un viaggio fantastico. Complimenti per quello. Rendiamo questo viaggio indimenticabile e creiamo insieme ricordi incredibili. Lezione 11. Prendere decisioni. Non sono sicuro di come procedere. Qualche consiglio? Bene, per prima cosa, prepara un elenco dei motivi per cui stai considerando questa decisione. È un buon punto di partenza, Anna. Annotare i pro e i contro può aiutare a chiarire le cose. Sicuramente, John. Ti permette di vedere più chiaramente i vantaggi e i potenziali svantaggi. Una volta che ho l'elenco, come posso valutare l'importanza di ciascun fattore? Assegna un valore o un peso a ciascun motivo in base alla sua importanza per te. Questo ha senso. Dare priorità ai fattori che contano di più per me. Esattamente, John.
Ti aiuta a dare priorità a ciò che è veramente importante nel prendere una decisione. E se i motivi indicati nell'elenco fossero contrastanti o sembrassero altrettanto importanti? In tal caso, considera le conseguenze a lungo termine e i potenziali risultati di ciascuna scelta. Quindi, dovrei pensare a come ciascuna opzione si allinea ai miei obiettivi e valori? Sì, John. I tuoi obiettivi e valori dovrebbero guidare il tuo processo decisionale. È una prospettiva utile, Anna. Mi dà un quadro per valutare le mie opzioni. Inoltre, chiedi consigli ad amici o mentori fidati che possono fornire prospettive diverse. Buona osservazione, Anna. A volte un'opinione esterna può far luce su cose che potremmo aver trascurato. E non dimenticare di ascoltare il tuo intuito. A volte il tuo istinto può guidarti nella giusta direzione. Fidarmi del mio istinto è qualcosa che dovrei ricordare. È importante ascoltare me stesso. Assolutamente, John. Il tuo intuito può spesso portarti alla decisione giusta. Una volta raccolte tutte le informazioni e le prospettive, come faccio a fare la scelta finale? Prenditi del tempo per riflettere e considerare in che modo ciascuna opzione è in linea con i tuoi valori e obiettivi a lungo termine. Quindi, si tratta di trovare l'opzione più autentica e in linea con chi sono. Precisamente, John. Prendere una decisione che ti coinvolga a un livello più profondo di solito è la scelta giusta. Apprezzo il tuo consiglio, Anna. Mi ha dato una comprensione più chiara di come affrontare questa decisione. Benvenuto, John. Ricorda che prendere decisioni può essere difficile, ma con il giusto processo, farai la scelta migliore per te. Grazie per la guida, Anna. Mi sento più sicuro di andare avanti ora. Sono lieto di esserti stato utile, John. Abbi fiducia in te stesso e tutto andrà a posto. Anzi, Anna. Intendiamo prendere decisioni informate e intraprendere il percorso che scegliamo. Saluti. Che la tua decisione ti conduca verso un viaggio appagante e gratificante. Complimenti per quello. Sono pronto a prendere questa decisione con chiarezza e convinzione. Lezione 12. Apprezzamento dell'arte. È un buon modo per apprezzare l'arte e imparare cose nuove. Assolutamente, John. L'arte è un modo per affascinare i nostri sensi e ampliare la nostra comprensione. Trovo affascinante come l'arte possa evocare emozioni e interpretazioni diverse. Questa è la bellezza dell'arte, John. Parla a ogni individuo in un modo unico. Mi piace esplorare diverse forme d'arte, come dipinti, sculture e persino performance articolo. Ogni forma d'arte offre la propria esperienza e narrazione distinte. È incredibile come gli artisti possano trasmettere messaggi e idee attraverso le loro espressioni creative. L'arte ci permette di vedere il mondo da diverse prospettive e di sfidare il nostro modo di pensare. Sono d'accordo, Anna. Ci incoraggia a interrogarci, apprezzare e riflettere sulla bellezza che ci circonda. E l'arte riesce a superare le barriere linguistiche,
rendendola un linguaggio universale. È vero, Anna. L'arte può comunicare e connettere persone di culture e background diversi. È un potente strumento per promuovere la comprensione e l'empatia. Apprezzo anche come l'arte possa riflettere il contesto sociale e storico del suo tempo. L'arte cattura momenti della storia e può servire come documentazione dell'evoluzione culturale. E visitare gallerie d'arte e musei offre un'esperienza curata per immergerci nell'arte. Offre uno spazio per interagire con l'arte in modo mirato e contemplativo. Trovo stimolante vedere le opere di artisti famosi e scoprire nuovi talenti. È un'opportunità per essere esposti a diversi stili e tecniche artistiche. E l'arte può accendere la nostra creatività e suscitare nuove idee in vari aspetti della vita. Assolutamente, John. Ci incoraggia a pensare in modo creativo e a esplorare le nostre espressioni artistiche. Quindi, cerchiamo di apprezzare l'arte ed esplorare la bellezza che ha da offrire. Sono d'accordo, John. Abbracciamo l'arte come fonte di ispirazione e crescita personale. Ecco la gioia dell'arte e le infinite possibilità che porta nella nostra vita. Complimenti per quello. Che i nostri viaggi artistici siano pieni di meraviglia e scoperta. Saluti. Intraprendiamo questa avventura creativa e lasciamo che l'arte arricchisca le nostre anime. Lezione 13. Prezzi convenienti. Il prezzo di quel modello, sì. Ha un prezzo ragionevole rispetto ad altri. È bello sentirlo, John. L'accessibilità economica è un fattore importante per molte persone. Assolutamente, Anna. Trovare un prodotto che offra un buon rapporto qualità-prezzo è sempre un vantaggio. È importante valutare le caratteristiche e la qualità rispetto al prezzo che paghiamo. Sono d'accordo, Anna. A volte prezzi più alti non significano necessariamente una qualità migliore. È vero, John. Dovremmo cercare prodotti che soddisfino le nostre esigenze senza spendere troppo. La ricerca e il confronto dei prezzi possono aiutarci a prendere decisioni di acquisto informate. È importante considerare fattori come la durata, la funzionalità e le recensioni dei clienti. E vale anche la pena cercare sconti o promozioni per ottenere l'offerta migliore. Sì, approfittare delle vendite o delle offerte stagionali può aiutarci a risparmiare denaro. Inoltre, considerare il valore a lungo termine di un prodotto è essenziale. Questo è un buon punto, John. A volte spendere un po' di più in anticipo può farci risparmiare denaro a lungo termine. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra qualità e convenienza. E comprendere le nostre esigenze e priorità quando prendiamo decisioni di acquisto. Assolutamente, Anna. Si tratta di trovare il punto giusto in cui la qualità incontra un prezzo ragionevole. Ed essere consapevoli del nostro budget pur ottenendo un prodotto che ci serva bene. Quindi, consideriamo sempre il prezzo insieme ad altri fattori importanti quando si effettua un acquisto. Non potrei essere più d'accordo, John.
Facciamo acquisti intelligenti e facciamo scelte informate. Ecco come trovare prodotti a prezzi ragionevoli che ci portino soddisfazione e valore. Complimenti per quello. Che i nostri acquisti siano sempre in linea con le nostre esigenze e il nostro budget. Saluti. Navighiamo nel mondo dei prezzi con occhio perspicace e facciamo scelte sagge. Lezione 14. Serene Small Town. Una volta sono andato in un'affascinante cittadina con viste pittoresche. Era così tranquillo. Sembra meraviglioso, John. Le piccole città hanno spesso un fascino e una tranquillità unici. Assolutamente, Anna. È stata una rinfrescante fuga dal trambusto della vita cittadina. Adoro visitare le piccole città ed esplorare le loro gemme nascoste. Anch'io, Anna. C'è qualcosa di speciale nella semplicità e nella lentezza della vita. Avevi un posto o una vista preferita in quella piccola città? Sì, c'era un bellissimo fiume che scorreva attraverso la città, circondato da una vegetazione lussureggiante. Sembra idilliaco, John. La natura sa portare pace e serenità. È stata una gioia passeggiare lungo la riva del fiume e respirare l'atmosfera tranquilla. Le piccole città offrono spesso uno scorcio della cultura e delle tradizioni locali. L'hai provato? Sicuramente, Anna. Ho avuto la possibilità di interagire con gente del posto amichevole e conoscere le loro usanze. Questo è uno dei vantaggi delle piccole città, il calore e l'ospitalità della comunità. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Crea un senso di appartenenza e connessione. Ti sei imbattuto in monumenti o siti storici unici in quella piccola città? Sì, c'era un'affascinante chiesa antica con una bellissima architettura che conteneva molta storia. L'esplorazione di siti storici ci permette di dare un'occhiata al passato della città e al suo significato. È come tornare indietro nel tempo e apprezzare il patrimonio del luogo. Le piccole città hanno spesso tesori nascosti in termini di cucina locale. Hai provato qualcosa di speciale? Assolutamente, Anna. Mi concedevo deliziosi pasti fatti in casa in accoglienti ristoranti locali. Questa è una delle delizie di visitare le piccole città, il cibo autentico e abbondante. È stata un'esperienza memorabile, Anna, e spero di visitare altre piccole città affascinanti in futuro. Mi sento allo stesso modo, John. Le piccole città riescono a catturare i nostri cuori con la loro bellezza e semplicità. Ecco la serenità e il fascino delle piccole città, dove possiamo trovare pace e creare ricordi indelebili. Complimenti per quello. Che i nostri viaggi ci portino in piccole città più pittoresche e riempiano le nostre anime di tranquillità. Saluti. Abbracciamo la bellezza di queste gemme nascoste e godiamoci i momenti di pace che offrono.